Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della memoria di Sant'Agata, Vergine e Martire. I testi sono dal Proprio dei Santi, dal Comune di un Martire e i Salmi dal giovedì della quarta settimana del Salterio. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apre le mie labbra. E la mia bocca proclamerà la tua lode. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Re dei martiri, Cristo Signore. Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre nell'amore del Padre. Tu discendi dal cielo come Vergine sposa, per congiungerti a Cristo nelle nozze eterne. Dentro le tue verità
La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Io con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu per piantarli con la tua mano hai sradicato reggenti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli. Ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio Re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Il Signore non vi nasconde il suo volto, se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna. Non esci con le nostre schiere di fronte agli avversari e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Hai resi l'udibrio dei nostri vicini, scherno e opprobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su cui le nazioni scuotono il capo. Infine mi sta sempre davanti e la vergogna copra il mio volto, per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore non nasconde il suo volto, se voi tornate a Lui. Destati, Signore, non respingerci per sempre. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato. Non avevamo tradito la tua alleanza. Si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacca, ci hai avvolti di ombre tenebrose. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati perché torni, Signore, destati, non ci respingere per sempre, perché nascondi il tuo volto, dimentichi
miseria e oppressione. Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra, sorgi, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Restati, Signore, non spingerci per sempre. irradia su di me la luce del tuo volto. Insegnami sapienza, oh Signore. Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, ed è ben giusto. La vostra fede, infatti, cresce rigogliosamente e abbonda la vostra carità vicendevole. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la vostra fermezza e per la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribulazioni che sopportate. Questo è un segno del giusto giudizio di Dio, che vi proclamerà degni di quel regno di Dio per il quale ora soffrite. È proprio della giustizia di Dio rendere afflizione a quelli che vi affliggono e a voi che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco ardente e far vendetta di quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Questo accadrà in quel giorno. Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il vostro Dio, il nostro Dio, vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Verrà il Signore e sarà glorificato nei suoi santi. Quelli che hanno creduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Sarà riconosciuto mirabile in quelli che hanno creduto. Dal discorso su Sant'Agata di San Metodio Siculo, vescovo.
La commemorazione annuale di Sant'Agata ci ha qui radunati perché rendessimo onore a una martire, che sia antica ma anche di oggi. Sembra infatti che anche oggi vinca il suo combattimento, perché tutti i giorni viene come coronata e decorata di manifestazioni della grazia divina. Sant'Agata è nata dal Verbo del Dio immortale e dall'unico suo Figlio, morto come uomo per noi. Dice infatti San Giovanni: a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Agata, la nostra santa, che ci ha invitati al religioso banchetto, è la sposa di Cristo. È la Vergine che ha imporporato le sue labbra del sangue dell'agnello e ha nutrito il suo spirito con la meditazione sulla morte del suo amante divino. La stola della Santa porta i colori del sangue di Cristo, ma anche quelli della verginità, quella di Sant'Agata. Così diviene una testimonianza di una eloquenza inesauribile per tutte le generazioni seguenti. Sant'Agata è veramente buona perché, essendo di Dio, si trova dalla parte del suo sposo per renderci partecipi di quel bene di cui il suo nome porta il valore e il significato. Agata, cioè buona, a noi data in dono dalla stessa sorgente della bontà, Dio. Infatti, cos'è più benefico del sommo bene? E chi potrebbe trovare qualcosa degno di essere maggiormente celebrato con lodi del bene? Ora Agata significa buona. La sua bontà corrisponde così bene al nome e alla realtà. Agata, che per le sue magnifiche gesta porta un glorioso nome e nello stesso nome ci fa vedere le gloriose gesta da lei compiute. Agata ci attrae persino con il proprio nome perché tutti volentieri la vadano incontro e di insegnamento con il suo esempio, perché tutti, senza sosta, gareggino fra di loro per conseguire il vero bene, che è Dio solo. Con l'aiuto del Signore sarò costante nel professare la mia fede. Egli mi ha salvata e mi dà forza. Il Dio di ogni santità mi ha amata, come Vergine pura mi ha consacrata. Egli mi ha salvata e mi dà forza. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere. Salvami dai miei nemici, Signore, te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, O Dio, fa sentire il tuo amore. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia l'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore, ecco io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi figli saranno portati in braccio, le ginocchia saranno accarezzate. Una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione, in Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno gloriose, erba fresca. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume Di pace e di salvezza. È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo come a Lui conviene. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle
È bello cantare il nostro Dio, dolce e Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione in cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Come a una festa di nozze, Agata entrava gioiosa nel carcere, chiedendo a Dio di superare la prova. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti un tempo, salvezza dai nostri nemici
chiedendo a Dio di superare la prova. In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore, per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede. Donaci la vera libertà di spirito. Per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue. Da a noi una fede pura e coerente. Per i tuoi martiri che seguirono le tue orme sul cammino della croce. Anche sosteniamo con potenza le prove della vita. Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello. Donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberarci dal male. Donaci, Signore, la tua misericordia per intercessione della Santa Martire Agata, che risplende nella Chiesa per la gloria della verginità e del martirio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia che hai sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto d'ingresso, pagina 164. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia, per intercessione di Sant'Agata, Vergine e Martire, che sempre ti fu gradita, per la forza del martirio e la gloria della verginità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone, suo figlio: Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie,
ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai, perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni. A Hebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Salomone sedette sul trono di Davide suo padre e il suo regno si consolidò molto. Parola di Dio. Tu, o Signore, domini tutto. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Il regno di Dio è vicino, dice il Signore. Convertitevi e credete nel Vangelo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore.
darsi che una prima domanda che possiamo farci davanti a questo Vangelo è: perché non portare pane, né sacca, né denaro nella cintura e né 2 tuniche in una missione? Ma sarà che non sono cose giuste da portare? Non avranno fame? Non dovranno comprare qualcosa? Devo cambiare anche la tunica? Perché Gesù parla così con loro? Credo che tutti noi abbiamo avuto già l'opportunità di tenere un dialogo difficile con qualcuno. Anche questo è missione. Anche questo è trovare l'altro, trovare noi stessi anche. E quando in questo tipo di dialogo portiamo troppe cose, può succedere che ci sarà di tutto, meno un dialogo. Quando andiamo in questi incontri pieni di noi stessi, delle nostre certezze, di quello che vediamo che sia giusto o non giusto, prepotenza, arroganze, necessità proprie, è difficile mantenere un dialogo, ancora se questo dialogo è difficile da farlo, ancora di più. Allora credo che è proprio così che Gesù invita ai suoi discepoli di non pensare che cosa sia necessario per il cammino, ma è il proprio cammino che dirà loro che cosa è necessario. Chiediamo al Signore questo coraggio nei momenti che dobbiamo essere missionari, praticamente ogni giorno, di non essere pieni di quello che pensiamo che sia giusto, ma che sia proprio lo Spirito a dirci, sia proprio il Signore a darci le cose necessarie per il cammino. Per fare questo tipo di dialogo con qualcuno dobbiamo sapere accogliere noi, accogliere l'altro, accogliere la situazione. E accogliere è una parola che mi piace molto, che nella sua radice significa dare spazio in me all'altro. Accogliere non è un'azione, è un modo di essere. Chiediamo al Signore che possiamo avere il coraggio e il discernimento di accogliere la sua volontà. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al nostro Padre che è nei cieli, dicendo: Guarda il tuo popolo, Signore. Perché la Chiesa sia ascoltatrice e testimone dell'Evangelo e diventi strumento della liberazione acquistata da Gesù Cristo. Preghiamo. Perché il mondo trovi pace e stabilità. Preghiamo. Perché i malati e i tribolati ricevano soccorso e sollievo nella prova. Preghiamo. Perché i cristiani delle diverse confessioni
ritrovino l'unità, aderendo sempre più a Cristo. Preghiamo. Perché lo Spirito ci converta, disponga il nostro cuore ad accogliere il regno che viene in Gesù Signore e ci conceda di annunciarlo con la vita. Preghiamo. Signore nostro Dio, accogli con bontà la nostra supplica per Cristo nostro Signore. Canto, pagina 123. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Sant'Agata ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato della Santa Martire Agata, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Yeah.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Agata, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto, pagina 161. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò
Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Agata con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto, pagina 19. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 5 febbraio, Santa Agata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Donaci, o Signore, la tua misericordia per l'intercessione di Santa Agata, Vergine e martire, che sempre ti fu gradita per la forza del martirio e la gloria della verginità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì, e se in qualche luogo non vi accogliessero o non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Beppi, cosa stai facendo? Quando una persona fa un trasloco, spesso arrivano camion carichi di scatoloni. Dentro c'è di tutto.
Cose utili, cose dimenticate, oggetti che potrebbero servire, più si accumula, più il viaggio diventa pesante. E a volte ci si accorge che non tutto era davvero necessario. Gesù invece manda i suoi discepoli in modo sorprendente. Dice loro di non portare quasi nulla, solo un bastone, i sandali ai piedi, una sola tunica. Niente pane di scorta, niente borsa, niente denaro. È come se dicesse: non riempite il cuore di sicurezze, lasciate spazio a Dio. Non è un invito all'imprudenza, ma alla fiducia. Gesù sa che quando siamo troppo carichi di paure, di controlli, di cose da difendere, facciamo fatica a camminare davvero. Chi è appesantito guarda sempre indietro. Chi è leggero può andare avanti. Anche noi nella vita a volte ci muoviamo come in un trasloco continuo. Ci portiamo dietro ferite, rancori, aspettative, ansie per il domani. Pensiamo che senza tutto questo non ce la faremo. Ma il Vangelo ci ricorda che non è quello che accumuliamo a salvarci. Fidarci di Dio significa accettare di viaggiare un po' più leggeri, lasciare quello che non serve, tenere l'essenziale e credere che lungo il cammino Gesù si prenderà cura di noi. Con meno peso sulle spalle, il passo diventa più libero, il cuore più aperto e il viaggio finalmente è possibile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo, Beppo. Cosa stai facendo? Le tue parole, dolci come il vento, Madre, ascolta il nostro cuore. Pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo amore. Maria, Madre mia, ti canto con
del mio cuore, o dolce madre, mia dolce speranza. Con il tuo amore. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Quarto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Santa, ci presentiamo nuovamente alla tua presenza in questo quarto giorno di novena. Ti chiediamo di aprirci al tuo amore materno e di guidarci nel cammino della fede. Concedici la grazia di accogliere la parola di Dio nei nostri cuori e di vivere secondo il suo insegnamento. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 5 febbraio, quarto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nella quarta apparizione la Madonna di Lourdes invitò Santa Bernardetta a pregare per i peccatori e a baciare la terra come atto di penitenza. Questo gesto semplice, ma carico di significato, ci ricorda l'importanza della preghiera e della penitenza per la conversione del cuore. Maria, fratelli e sorelle, da sempre ci invita a partecipare attivamente nella redenzione del mondo, attraverso la nostra disponibilità a cambiare e a pregare per gli altri. Il bacio a terra di Santa Bernadette è simbolo di umiltà e riconoscimento della nostra dipendenza da Dio. Maria con questo ci mostra che anche piccoli gesti di amore e pentimento possono avere un impatto significativo nella vita spirituale di tutti. Attraverso la preghiera e la penitenza possiamo contribuire alla conversione di coloro che sono lontani da Dio. Noi tutti, fratelli e sorelle, non immaginiamo nemmeno il potere della preghiera, il potere dell'umiltà, il potere del pentimento. Allora pentiamoci, fratelli e sorelle, e ritorniamo a Dio con il cuore umiliato. Lui ci accoglierà come il Padre accolse il Figlio il prodigo. Adesso preghiamo tutti insieme la preghiera finale in questo quarto giorno della novena. O Madre Immacolata, oggi ti chiediamo la grazia di abbracciare la via della preghiera e della penitenza. Aiutaci a riconoscere la nostra fragilità e la nostra necessità di conversione. Conduci tutti noi sul cammino della santità,
affinché possiamo essere testimoni del tuo amore nel mondo. Benedici la nostra novena e intercedi per i peccatori affinché possano ritornare pentiti nel cuore di Dio. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette Soubirous, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il quarto giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli anziani, i bambini e gli ammalati, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti, o Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Sulla collina, nel silenzio preghiamo, le tue parole, dolci come il vento. Porta pace e speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo amore. Maria, Madre mia, ti canto con amore. Del mio cuore, o dolce madre, mia dolce speranza. E speranza con il tuo amore.
Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Quarto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Santa, ci presentiamo nuovamente alla tua presenza in questo quarto giorno di novena. Ti chiediamo di aprirci al tuo amore materno e di guidarci nel cammino della fede. Concedici la grazia di accogliere la parola di Dio nei nostri cuori e di vivere secondo il suo insegnamento. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 5 febbraio, quarto giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nella quarta apparizione la Madonna di Lourdes invitò Santa Bernardetta a pregare per i peccatori e a baciare la terra come atto di penitenza. Questo gesto semplice, ma carico di significato, ci ricorda l'importanza della preghiera e della penitenza per la conversione del cuore. Maria, fratelli e sorelle, da sempre ci invita a partecipare attivamente nella redenzione del mondo, attraverso la nostra disponibilità a cambiare e a pregare per gli altri. Il bacio a terra di Santa Bernardette è simbolo di umiltà e riconoscimento della nostra dipendenza da Dio. Maria con questo ci mostra che anche piccoli gesti di amore e pentimento possono avere un impatto significativo nella vita spirituale di tutti. Attraverso la preghiera e la penitenza possiamo contribuire alla conversione di coloro che sono lontani da Dio. Noi tutti, fratelli e sorelle, non immaginiamo nemmeno il potere della preghiera, il potere dell'umiltà, il potere del pentimento. Allora pentiamoci, fratelli e sorelle, e ritorniamo a Dio con il cuore umiliato. Lui ci accoglierà come il Padre accolse il Figlio il prodigo. Adesso preghiamo tutti insieme la preghiera finale in questo quarto giorno della novena. O Madre Immacolata, oggi ti chiediamo la grazia di abbracciare la via della preghiera e della penitenza. Aiutaci a riconoscere la nostra fragilità e la nostra necessità di conversione. Conduci tutti noi sul cammino della santità, affinché possiamo essere testimoni del tuo amore nel mondo. Benedici la nostra novena e intercedi per i peccatori affinché possano ritornare pentiti nel cuore di Dio. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernardette Soubirous, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il quarto giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli anziani, i bambini e gli ammalati, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca il cuore, mi guida nel cammino, per amore del suo nome. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché tua presenza è pace per il mio cuore. Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei alcun male, tu sei accanto a me. Il tuo bastone mi sostiene, il tuo vincastro mi dona sicurezza. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Davanti a me prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, segno del tuo amore fedele. Felicità e grazia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 5 febbraio 2026, la Chiesa celebra la festa di Sant'Agata di Catania, Vergine e Martire. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di Sant'Agata di Catania, Vergine e Martire, una giovane donna che ha testimoniato il Vangelo con la forza della fede e soprattutto con il dono totale della propria vita. Il popolo siciliano è innamorato di Sant'Agata, ha una profonda venerazione per questa grande santa, perché la sua memoria per tutti noi non è solamente il ricordo di un eroismo lontano, ma un appello vivo rivolto a tutti. Vedete, in questa giornata la parola di Dio ci sta chiamando a una fedeltà concreta, a una testimonianza coraggiosa, proprio come Sant'Agata di Catania, affinché ognuno di noi possa scegliere la missione del Vangelo, quella missione che non nasce dalle nostre forze, ma dall'obbedienza al Signore. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal primo libro dei Re, ci vengono presentate le ultime parole di Davide a suo figlio Salomone. Queste nella prima lettura sono parole di un padre che, giunto al termine della vita, consegna ciò che conta davvero. In questa lettura Davide non parla di conquiste, di ricchezze oppure di successi politici, ma invita suo figlio Salomone a custodire la relazione con Dio, a osservare le sue vie, a camminare nella fedeltà della sua legge. E qui Davide oggi ci fa capire che tutto passa, ma il Signore resterà per sempre, e questo è ciò che dà senso a ogni cosa. Carissimi fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi è rivolta anche a tutti noi, perché ognuno vive in un tempo in cui spesso siamo tentati di cercare sicurezze altrove, nel successo, nell'apparenza, e la Sacra Scrittura di oggi ci ricorda che la vera stabilità nasce dalla fedeltà al Signore, anche quando questa ci costa, anche quando richiede scelte controcorrente. Vedete, Sant'Agata ha vissuto questa fedeltà perché non ha ceduto alle pressioni, alle minacce, al dolore, e come Davide invita Salomone a essere forte restando fedele, così la vita di Sant'Agata ci invita a una forza che nasce dalla fede, una fede che nasce anche dalla coerenza. Nel
Nel Vangelo secondo Marco, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che chiama i 12 e prende a mandarli a due, e questa è un'immagine semplice che ci offre il Vangelo, ma di una potenza straordinaria. In questa lettura abbiamo visto che Gesù non trattiene i discepoli per sé, non li rende dipendenti della sua presenza fisica, ma li invia a due, e qui vediamo che li manda anche poveri, senza sicurezze, ma con l'essenziale. E questa lettura ci dice che li manda a predicare la conversione, a scacciare i demoni, a guarire gli ammalati. Carissimi fratelli e sorelle, anche noi siamo stati mandati, perché il battesimo ci rende tutti discepoli e missionari. Non tutti siamo chiamati a partire lontano, in missione, ma tutti siamo chiamati a testimoniare la parola del Vangelo là dove viviamo, nelle nostre famiglie, nel lavoro, nelle comunità. Tutti siamo invitati a portare una parola di verità, un gesto di misericordia. Per questo Gesù ci ha scelti così come siamo, con le nostre fragilità, chiedendoci solo di fidarci di Lui. Vedete, Sant'Agata di Catania non ha annunciato il Vangelo con lunghi discorsi, ma con la sua vita donata. La sua verginità consacrata, la sua fermezza davanti alla persecuzione e soprattutto la sua fedeltà fino al martirio sono stati un annuncio potente, un annuncio capace di attraversare i secoli. Per questo la sua testimonianza ci sta dicendo oggi anche a noi che la missione non è solo fare, ma è essere di Cristo, anche quando questo comporta sacrificio, incomprensione e sofferenza. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci dice anche che i discepoli non dovevano portare troppe cose. È questo che ci mette davanti il Vangelo, è un invito alla libertà, perché tante volte siamo attaccati alle sicurezze di questo mondo e facciamo fatica a fidarci di Dio, perché chi è troppo attaccato a ciò che possiede fa fatica a mettersi in cammino per il Vangelo. Vedete, Sant'Agata di Catania si è spogliata di tutto, persino della propria dignità umana, per rimanere libera, perché il suo cuore apparteneva solo a Cristo. E questa è una parola forte per tutti noi, perché molti hanno paura di perdere qualcosa, molti hanno paura di seguire davvero il Vangelo, molti hanno paura del mondo. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù oggi ci sta dicendo, come ai discepoli, di non scoraggiarci, perché non sempre la testimonianza viene compresa e accolta. Vedete, anche Sant'Agata non è stata accolta, anzi è stata rifiutata e perseguitata, eppure il rifiuto non ha fermato la forza del Vangelo, anzi la sua testimonianza ha generato vita, ha generato fede, ha generato speranza per innumerevoli generazioni. Allora oggi chiediamo per tutti noi la grazia di non vivere una fede comoda, ma una fede viva, capace di testimoniare il Vangelo nelle scelte quotidiane, e possa il Signore renderci discepoli, uomini e donne di fede, proprio come lo era Sant'Agata, affinché anche noi possiamo dire con la vita che Dio è l'unico vero Signore e che nulla può mai separarci dal suo amore. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome,
Auguri alla città di Catania e a tutta la Sicilia che oggi festeggia questa grande santa, e possa Sant'Agata di Catania intercedere per tutti noi, per le nostre famiglie, per le nostre intenzioni, per coloro che portiamo nel cuore, per tutti i bambini, i giovani, gli anziani, gli ammalati, le donne maltrattate, per tutti i poveri, gli emarginati, i perseguitati, i carcerati e per tutti coloro che rischiano la vita ogni giorno nelle missioni. E possa Sant'Agata di Catania intercedere per tutta la Chiesa e soprattutto per la pace nel mondo, affinché ogni guerra possa cessare. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 5 febbraio 2026, festa di Sant'Agata di Catania, Vergine e Martire. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sant'Agata, all'inizio di questa giornata ti affido le mie prove e le mie responsabilità. Donami forza, coraggio e fedeltà, perché io possa rimanere saldo nella fede e testimoniare l'amore di Dio in ogni circostanza. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi.
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata di Catania, prega per noi. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca il cuore, mi guida nel cammino, per amore del suo nome. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché tua presenza è pace per il mio cuore. Se dovessi camminare nella valle oscura, non temerei alcun male, tu sei accanto a me. Il tuo bastone mi sostiene, il tuo vincastro mi dona sicurezza. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla, perché la tua presenza è pace per il mio cuore. Davanti a me prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, segno del tuo amore fedele. Felicità e grazia mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Tu sei con me, Signore, non temerò nulla,
Pensiero di Padre Pio di oggi. Farò di più dal cielo di quanto posso fare qui sulla terra. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù. Gesù al battesimo si immerge fino ai profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per l'intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta della quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucaristia. Con l'Eucaristia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
al pane. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes semplentes, In ad lacrimarum valle, Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O cres, o piam, o dulcis Virgo Maria. Signore, aiutami a dire sì. Ho paura a dirti di sì, Signore. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura, Signore. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo, e con questa paura mi dibatto in contraddizioni e angosce a non finire, e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose, fidati di me. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Maria, Madre della Speranza, Prega per noi. Santa Bernadetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buonasera, buonasera. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umani.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Oh Dio, tu ci hai creati a tua immagine, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Donaci di gustare la dolcezza del tuo Spirito che è amore, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia rispondi. Non mi amare davanti a te, il nemico mi perseguita, la testa della mia vita, mi ha negato le preghiere, come mi porti davanti, in bella luce di Dio, sia
glorioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. i santi martiri uccisi a causa del Vangelo
Celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. Per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito. Per i tuoi martiri che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, dà a noi una fede pura e coerente. Per i tuoi martiri che seguirono le tue armi sul cammino della croce, fa che sosteniamo con potenza le prove della vita. Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Donaci, Signore, la tua misericordia, per intercessione della Santa Martire Agata, che risplende nella Chiesa per la gloria della verginità e del martirio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica e ci doni la sua pace.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, ti riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Facciamo memoria oggi di Santa Agata, Vergine Martire. Con lei preghiamo il Signore. Donaci, o Signore, la tua misericordia. Per intercessione di Santa Agata, Vergine e Martire, che sempre ti fu gradita per la forza del martirio e la gloria della verginità. Che sempre ti fu gradita per la forza del martirio e la gloria della verginità. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai, perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto, dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni. A Hebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Salomone sedette sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno si consolidò molto. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. A te la lode. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore, ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu domini tutto,
nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Il regno di Dio è vicino, dice il Signore. Convertitevi e credete nel Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio niente altro che né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Insegnaci a confidare in te, Signore. Perché sappiamo invecchiare a andare incontro alla morte con la serenità e la forza d'animo di Davide. Preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. Perché coloro nella famiglia e nella scuola devono educare i giovani sappiano inculcare negli animi soprattutto il senso religioso e il santo timore di Dio. Preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. Perché nella nostra vita di ogni giorno ci conformiamo a quella sobrietà tante volte inculcata nel Vangelo, raccomandata dalla Chiesa e richiesta come riparazione e argine contro una dilagante cultura endonistica. Preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. Perché nell'opera di evangelizzazione la Chiesa rimanga fedele allo stile e allo spirito di povertà, voluto e praticato da Cristo. Preghiamo. Insegnaci a valutare il Signore. Quanti qua giù sono stati illuminati dal dono della fede, possano ora godere per sempre in paradiso della visione diretta di Dio. Preghiamo. Insegnaci a confidare in te, Signore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo del glorioso ricordo di Sant'Agata ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi nell'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti,
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Rosita, di Arcangelo, ricordati di Olga, di Basilio, ricordati di Regina, ricordati di Tullio, e nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Ti preghiamo per noi stessi, questa nostra assemblea, le nostre famiglie, per tutti gli ammalati e tutti coloro che contano sulle nostre umili preghiere. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agata e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Padre, che hai glorificato tra i santi la Beata Agata, con la duplice corona della verginità e del martirio. Per potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.